Buongiorno, sono Giulia Sattin, sommelier e wine blogger e sono qui in Loison per abbinare i prodotti dolciari pasquali con il vino. La colomba è il dolce tipico del periodo pasquale che richiama la forma appunto di una colomba come simbolo di pace e prosperità. La colomba Loison richiede una lenta lavorazione di 72 ore e grazie alla lievitazione naturale l'impasto risulta soffice e morbido. La colomba classica all'interno contiene scorza di arancia candita e la glassatura è fatta di granella di zucchero e mandorle di avola e bari. Prima di analizzare nel dettaglio gli specifici abbinamenti vorrei darvi qualche consiglio generale. Solitamente un dolce va abbinato a un vino dolce. Successivamente andiamo ad abbinare il vino in base alla farcitura all'interno del prodotto. Quindi una colomba con canditi andrà abbinata a un vino appostito dolce, mentre una colomba farcita con crema magari possiamo abbinarla con un vino dolce però spumante. Con la colomba classica mandorlata ho deciso di abbinare un vino passito dolce, il cui nome è Passirè. Passirè è a base di Riesling e l'appassimento viene fatto in pianta. La vendemmia viene eseguita a mano a fine dicembre per far concentrare di più gli zuccheri all'interno dell'uva. Dopo aver assaggiato la colomba classica, devo dire che l'abbinamento risulta perfetto in quanto la scorza candita di arancia che troviamo all'interno dell'impasto la ritroviamo nel calice, sia al naso che in bocca. La colomba pesche e nocciole nasce dall'incontro di pesche semicandite presenti all'interno dell'impasto e nocciole presenti all'interno della copertura. Loison utilizza ingredienti di prima qualità e di origine certificata e garantita. In questo caso le nocciole sono nocciole di Piemonte IGP. Con la colomba pesche e nocciole ho deciso di abbinare questo spumante metodo classico di Berlucchi. Questo vino è prodotto da Chardonnay e in piccola parte anche da Pinot Nero. A differenza di un Brut ha un residuo zuccherino più elevato. Al naso sento il richiamo della pesca. La bollicina pulisce perfettamente il palato dalla burrosità della colomba. L'abbinamento che vi propongo adesso è con la colomba al caramello salato. Questo prodotto di casa Loison è unico nel suo genere e va ad aggiungersi agli altri prodotti a base di caramello salato. Il caramello salato è presente sia nella glassa che nella farcitura, insieme al cioccolato cru monorigine. Con questa colomba ho deciso di abbinare il Ben-Rié di Donna Fugata. Il gusto avvolgente del caramello salato si sposa perfettamente con la persistenza del vino. Il Ben-Rié di Donna Fugata è a base di uva zibibbo. L'uva zibibbo viene lasciata in graticci e lasciata appassire al sole, un metodo totalmente naturale. Questo vino ha un bellissimo colore dorato, quasi ambrato. Al naso sento profumo di frutta candita, nocciola e quasi quasi anche di caramello salato. Oltre alla colomba, in Veneto in periodo pasquale è tipico mangiare la focaccia o in dialetto fugassa. La focaccia è fatta con ingredienti semplici, infatti i fornai un tempo aggiungevano all'impasto del pane burro, uova e zucchero. La semplicità di una tradizione antica che Loison ripropone con ingredienti di qualità. Adesso assaggiamo una focaccia mandorlata, ovvero con glassatura alle mandorle. Un piatto regionale va abbinato a un vino della stessa zona per creare un'affinità di profumi e sapori. A focaccia veneta, quindi abbiniamo dei vini veneti. In questo caso vi propongo sia del torcolato di Breganze, sia dei vini passiti a base di vitigni a bacca bianca. Il vino torcolato è a base di uva vespaiola, un'uva autoctona della zona. Perché si chiama torcolato? Perché i grappoli per l'appassimento vengono attorcigliati negli spaghi, cioè torcolati.
La semplicità della focaccia si abbina per concordanza all'eleganza del vino. Come ultimo abbinamento assaggiamo la veneziana, ovvero una focaccia arricchita delle spezie provenienti dall'Oriente, un omaggio alla Repubblica di Venezia e ai viaggi di Marco Polo. Loison propone 6 gusti diversi di veneziana. Oggi abbineremo la veneziana a cioccolato e spezie. Come per gli altri lievitati Loison, anche per la veneziana occorrono 72 ore di lavorazione. L'impasto è arricchito di gocce di cioccolato cru monorigine, vaniglia del Madagascar e una miscela di spezie ricercata come pepe e curcuma. La focaccia che assaggeremo adesso contiene gocce di cioccolato, pertanto abbineremo un vino rosso. La speziatura della veneziana conferisce aromaticità e persistenza, per questo ho deciso di abbinare un vino liquoroso. In questo caso ho deciso di abbinare un porto non filtrato. Secondo voi è un abbinamento insolito? Il vino matura dai 4 ai 6 anni in grandi tini di legno. Ciò conferisce una speziatura al vino, la stessa speziatura che poi ritroviamo all'interno della veneziana. Per un abbinamento ancora più insolito potremmo provare anche un vino non dolce. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Un saluto da Giulia e da tutto lo staff Loison.